Immagina di sollevare un velo di terra spesso 12.000 anni e di incontrare uno sguardo di pietra che ti fissa. È quanto sta accadendo nell'altopiano arido della Turchia sudorientale, dove gli archeologi nel complesso di Taş Tepeler, specialmente nei siti di Sefertepe e Karantepe, stanno portando alla luce volti umani scolpiti nella roccia. Queste non sono semplici figure, ma i primi autoritratti dell'umanità, testimonianze di una rivoluzione sociale e spirituale che scosse il mondo molto prima che l'agricoltura sedentaria prendesse piede. Queste scoperte si inseriscono in un mosaico culturale molto più ampio, che comprende il celebre sito di Göbekli Tepe. Insieme questi siti formano una delle prime reti culturali integrate della storia umana, dove comunità di cacciatori-raccoglitori svilupparono un linguaggio artistico e monumentale condiviso, sfidando ogni precedente convinzione secondo cui tali traguardi fossero figli esclusivi della vita stanziale. A Sefertepe, ad esempio, sono emersi due volti scolpiti con tecniche e proporzioni uniche. Uno è modellato in altorilievo, l'altro in bassorilievo. Entrambi mostrano una cura meticolosa nel definire le guance, le sopracciglia e i nasi, suggerendo l'esistenza di uno stile artistico locale ben distinto. Accanto a questi una piccola scultura con la bocca serrata sembra evocare il profondo concetto del confine tra la vita e la morte, arricchendo la nostra comprensione del simbolismo funerario dell'epoca. Ma è la scoperta di Karantepe a fornire il tassello forse più rivelatore. Qui è stato portato alla luce un imponente pilastro a forma di T, alto circa 1,35 m, che presenta sulla sua sommità un volto umano scolpito, caratterizzato da un naso largo, occhi infossati e una mascella marcata. Poiché molti di questi pilastri già riportavano incisioni di braccia, mani o vestiario, il ritrovamento colma finalmente una lacuna. Come ha spiegato il professor Necmi Karul, direttore degli scavi, l'unico elemento mancante in questo schema era il volto. Ora abbiamo la conferma definitiva che questi monoliti rappresentavano esseri umani stilizzati, pilastri portanti non solo per l'architettura, ma forse anche per l'identità di una comunità. Accanto a queste opere monumentali, anche piccoli manufatti come una rara perlina in serpentinite nera, finemente lucidata e incisa, parlano di una società in cui il pensiero simbolico non era riservato ai soli rituali collettivi, ma verosimilmente permeava anche la sfera personale. Guardando questi volti, otteniamo una finestra privilegiata sulla mente neolitica. La scelta di rappresentare il volto umano, il simbolo più intimo dell'identità, segna un salto verso una più complessa autorappresentazione. Questa espressione artistica era strettamente intrecciata con una spiritualità matura che attraverso simboli di vita, morte e animali potenti, come i serpenti e le volpi sempre presenti a Karantepe, cercava di dare un senso al mondo. Per erigere tali luoghi, abitati per oltre un millennio, era necessaria una cooperazione sociale avanzatissima, una pianificazione che superava le esigenze della mera sussistenza. Le implicazioni di queste scoperte stanno letteralmente riscrivendo la nostra storia. Ci dicono che furono la coesione sociale e l'elaborazione rituale a gettare le basi per la vita sedentaria e non viceversa. Come sottolinea il professor Karul, l'agricoltura non è una causa, ma l'effetto della vita sedentaria. I differenti stili artistici tra un sito e l'altro all'interno di una comune tradizione rivelano poi un antichissimo network di scambi di idee, dove diverse comunità elaboravano concetti condivisi con accenti locali. Nuove ricerche scientifiche stanno infine trasformando il modo in cui abbiamo compreso i costruttori dei monumenti di Taş Tepeler, integrando le scoperte archeologiche con l'analisi genetica e lo studio delle strutture sociali.
Gli scienziati stanno finalmente analizzando il DNA degli abitanti neolitici di questa regione. Il progetto di ricerca europeo NeoGin, ad esempio, ha studiato antichi campioni scheletrici del famoso sito di Çatalhöyük, nell'Anatolia meridionale, che esisteva alcuni millenni dopo i primi insediamenti di Taş-Tepeler. Da questi primi studi è emerso che a Çatalhöyük in molti edifici sono stati sepolti insieme individui non imparentati biologicamente. Questo suggerisce la formazione di gruppi familiari o clan basati su legami sociali o culturali, non solo su quelli di sangue. Inoltre, e contrariamente a quanto osservato in altre società agricole primitive, le persone sepolte nello stesso edificio a Çatalhöyük erano spesso legate per linea materna. Ciò indica che gli edifici potrebbero essere stati trasmessi attraverso le donne, la linea femminile, suggerendo ruoli sociali diversi e di primo piano per le donne rispetto ai tempi successivi. Queste scoperte offrono un modello di come potrebbe essersi organizzata la società più antica di Taş-Tepeler, basata sulla comunità e su legami che vanno oltre la semplice parentela biologica. Quando il DNA antico non è disponibile a causa del degrado, gli scienziati ricorrono a tecniche all'avanguardia come la paleoproteomica. Questa disciplina analizza le proteine che sopravvivono molto più a lungo del DNA per ricavare informazioni sull'identità e le relazioni evolutive di popolazioni estinte. Un esempio parallelo in Europa mostra le potenzialità di questi metodi. In Belgio, ad esempio, il DNA ben conservato di una donna di 10.500 anni fa, quindi dell'8.500 a.C., ha permesso di ricostruire il suo volto con precisione, rivelando tratti come capelli scuri e occhi azzurri. Anche se non abbiamo ancora tali dati dai siti di Taş-Tepeler, questi esempi dimostrano la direzione della ricerca. I futuri studi biomolecolari sui resti umani che saranno scoperti a Karahantepe o a Sayburq potrebbero un giorno rispondere a domande sull'aspetto fisico e le origini genetiche dei loro costruttori. I recenti ritrovamenti forniscono prove dirette della centralità della figura umana nella cultura di queste comunità. Il ritrovamento più significativo è proprio un pilastro a T nel sito di Karahantepe che presenta un volto umano scolpito nella parte superiore. Questo è il primo pilastro del genere rinvenuto nella regione e chiarisce definitivamente che questi monoliti rappresentano esseri umani stilizzati. Come spiega la professoressa Eylem Özdoğan, il gran numero di figure umane scolpite a Sayburq e Karahantepe conferma che piante e animali non sono più al centro dell'universo e lasciano il posto all'uomo. A Sayburq un volto scolpito alla base di un pilastro sembra vegliare su un'area di ritrovo comune, mentre altri pilastri riportano figure animali. Questa combinazione suggerisce luoghi di culto dove l'uomo iniziò a definire la sua relazione con il mondo naturale e spirituale. Tutto ciò indica una società già altamente organizzata e stanziale, aprendo i nostri ragionamenti a quelle che potrebbero essere collegamenti ad un passato ancora più remoto, ma non è questa oggi la sede. L'architettura monumentale, la complessa simbologia, anche astronomica, rinvenuta all'interno di alcuni di questi siti, richiedevano una pianificazione avanzata, risorse condivise e forme di leadership molto prima dell'adozione dell'agricoltura su larga scala. La storia della civiltà che costruì i monumenti di Taş-Tepeler è un puzzle composto da differenti tasselli. Le sculture monumentali che parlano della loro spiritualità, l'archeogenetica che inizia a svelare le loro relazioni sociali e le tecniche scientifiche che promettono di rivelare la loro identità biologica. Con meno di 1/10 di questi straordinari siti ancora esplorati, ogni nuova scoperta promette di aggiungere un tratto a questo autoritratto collettivo dell'umanità nascente di questa remota epoca storica.
Quei volti di pietra ci ricordano che molto prima di costruire città l'uomo sentì l'impulso di rappresentare se stesso, di interrogarsi sul sacro e di unire le forze per realizzare l'impossibile. Sono le fondamenta scolpite nella roccia su cui poi abbiamo costruito tutto il nostro mondo successivo.